Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial ci focalizziamo sulle funzioni avanzate di arrotondamento di Excel: arrotonda per ecc, arrotonda per diff, arrotonda eccesso precisa, arrotonda difetto precisa, arrotonda eccesso math e arrotonda difetto math. Descriviamo nel dettaglio la sintassi ed il funzionamento di queste formule, quali sono le differenze tra i vari metodi di arrotondamento e in quali situazioni conviene utilizzare ciascuna funzione. Dopo una spiegazione teorica chiara e sintetica, passeremo subito a esempi pratici e casi reali di utilizzo, per capire come applicarli in modo efficace nei fogli di lavoro quotidiani. Se vuoi migliorare la precisione dei tuoi calcoli e sfruttare al massimo le potenzialità di Excel, questo tutorial fa per te. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! La funzione arrotonda per ecc arrotonda il valore assoluto di un numero, eccetto lo 0, per eccesso. Ciò vuol dire che su una retta orientata la funzione arrotonda sempre qualsiasi numero positivo verso destra e qualsiasi numero negativo verso sinistra. Vediamo un esempio pratico e successivamente analizziamo il comportamento di questa funzione anche con i numeri negativi. Un cliente compra diversi tipi di frutta al supermercato. Per ogni tipo di frutta il peso viene registrato con molte cifre decimali, ma alla cassa il peso viene arrotondato per eccesso a 2 decimali, perché le borse della spesa sono in regalo. Dobbiamo determinare i pesi arrotondati per eccesso. Inseriamo la parola chiave, uguale, arrotonda, selezioniamo la funzione arrotonda per ecc e come primo argomento selezioniamo la cella contenente il numero da arrotondare. Siccome non è possibile raggiungerla, utilizzo il tasto freccia a sinistra. Ora, dopo il punto e virgola, devo indicare il numero delle cifre decimali, che nel nostro esempio è uguale a 2. Premo invio e ottengo l'arrotondamento per eccesso desiderato. Come puoi notare, in questa seconda riga della tabella, anche se la terza cifra dopo la virgola è un 1, l'arrotondamento viene effettuato per eccesso. Analizziamo ora il comportamento generale con i numeri positivi e i numeri negativi. In questo primo esempio ho arrotondato un numero a 3 cifre decimali. Ti voglio ricordare che quando riduci le posizioni decimali di un numero, alcune cifre significative vengono solamente nascoste, ma sono comunque presenti, mentre quando utilizzi una funzione di arrotondamento, anche aumentando le cifre decimali, compariranno solamente degli zeri. Annullo ora le modifiche effettuate e ti mostro cosa succede quando il numero di cifre decimali assume un valore negativo, ad esempio -1. Come puoi notare, si ha un arrotondamento per eccesso alle decine e con -2 si ha un arrotondamento per eccesso alle centinaia. Annulliamo ora le ultime modifiche e passiamo ai valori negativi. Come puoi notare osservando questo esempio, con i numeri negativi si ha un arrotondamento verso sinistra e utilizzando come secondo parametro un numero negativo, ad esempio -1, si ha un arrotondamento per eccesso alle decine verso sinistra. Analizziamo ora la sorella gemella di questa funzione, la funzione arrotonda per diff. La sintassi di questa funzione è identica alla sintassi della funzione arrotonda per ecc e su una retta orientata si ha un avvicinamento del valore da arrotondare allo 0 e quindi i valori positivi vengono arrotondati verso sinistra, mentre i valori negativi vengono arrotondati verso destra. Vediamo un esempio pratico. Un benzinaio decide di applicare una promozione ai primi 10 clienti della giornata. Per ciascun cliente il costo del pieno viene arrotondato per difetto a un solo decimale. In tabella sono riportati gli importi del pieno a 3 decimali. Ora, mediante la funzione arrotonda per diff, determineremo l'importo da pagare dopo l'arrotondamento. Scegliamo la funzione dall'elenco. Come primo argomento selezioniamo la cella contenente il numero da arrotondare e dopo aver digitato punto e virgola, digitiamo 1 per ottenere un'approssimazione ad una sola cifra decimale.
Dopo aver premuto invio, copiamo la formula verso il basso e come puoi notare anche un 46,799 viene approssimato a 46,7 e cioè per difetto. Vediamo ora cosa succede con i positivi e i negativi. Come puoi notare, l'effetto è lo stesso di quello della funzione tronca analizzata nel tutorial precedente. Vengono solamente tagliate le cifre decimali dopo la terza, sia per i numeri positivi che per i numeri negativi. Come avviene anche per la funzione tronca, per i numeri grandi è possibile impostare il secondo parametro negativo, in modo da avere approssimazioni alle decine oppure, come in questo caso, alle centinaia, e questa volta l'approssimazione avviene per difetto. Analizziamo ora un'altra funzione di arrotondamento molto utile. La funzione arrotonda.eccesso.precisa sostituisce la funzione arrotonda.eccesso delle versioni precedenti di Excel e in alcune versioni del software si chiama iso.arrotonda.eccesso. Si tratta di una funzione legacy di Excel, cioè una funzione supportata e funzionante, ma non più al centro dell'interfaccia moderna. Infatti, quando andiamo a inserirla, non comparirà lo screen tip e dunque dovremo digitare per intero il suo nome. Come puoi notare, il suo nome non compare nell'elenco. Una volta digitato il nome completo e aperta la parentesi, comparirà lo screen tip. Questa funzione arrotonda un numero, primo argomento, e quindi seleziono con il tasto freccia a sinistra la cella B2, a un multiplo, nel nostro caso 6. Chiudo la parentesi tonda e premo invio. Infatti, nel nostro problema, le brioche vengono vendute in confezione da 6 pezzi ciascuna e quindi, siccome un panettiere ha ricevuto diverse prenotazioni e vuole soddisfare tutti gli ordini ricevuti, dovrà avere un numero di brioche multiplo di 6 e l'approssimazione sarà effettuata al multiplo di 6 per eccesso, altrimenti, come in questa seconda riga della tabella, non ci sarebbero brioche sufficienti per soddisfare le 10 prenotazioni. Il numero di confezioni poi si ottiene dividendo il contenuto della cella C2 per 6 e copiando la formula verso il basso otterremo il numero di confezioni di ogni tipo di brioche. Sulla retta orientata, questa funzione approssima qualsiasi numero verso destra e dunque, per quanto riguarda i numeri positivi, l'approssimazione viene effettuata al multiplo desiderato, in questo esempio 6, per eccesso, mentre per i numeri negativi l'approssimazione verrà effettuata al multiplo desiderato, anche in questo caso 6, ancora per eccesso e dunque il numero si avvicinerà sempre allo 0. Vediamo ora la funzione gemella della funzione arrotonda eccesso precisa. Si tratta della funzione arrotonda.difetto.precisa, che in alcune versioni del software si chiama iso.arrotonda.difetto e va a sostituire la vecchia funzione arrotonda.difetto di Excel. Questa funzione arrotonda per difetto al multiplo desiderato e in questo esempio, siccome un negoziante deve preparare piccoli regali natalizi con diversi tipi di cioccolatini e ogni confezione deve contenere 3 cioccolatini dello stesso tipo, innanzitutto dovremo approssimare il numero dei pezzi disponibili per difetto a un multiplo di 3 e dunque, dopo aver digitato per intero il nome della funzione, poiché si tratta di una funzione legacy, dobbiamo selezionare la cella B2 per indicare il numero da approssimare e dopo il punto e virgola digitare 3 per indicare ad Excel il multiplo del numero che vogliamo utilizzare per approssimare. Dopo aver approssimato per difetto, possiamo dividere, come in precedenza, il numero dei pezzi per il numero dei pezzi per confezione e quindi dividere il contenuto della cella C2 per 3, ottenendo così il numero delle confezioni che è possibile preparare. Sulla retta orientata, questa funzione approssima qualsiasi numero al multiplo desiderato per difetto e dunque sposta ogni valore verso sinistra. Ciò significa che per i numeri positivi si avrà sempre un'approssimazione per difetto a multiplo desiderato e dunque ogni numero verrà avvicinato allo 0, mentre per i numeri negativi, trattandosi nuovamente di un'approssimazione per difetto, il numero si allontanerà dallo 0 e cioè verrà approssimato verso sinistra.
Ti voglio far notare che queste funzioni sono utili da imparare poiché sono ancora presenti in molti file Excel, però le varianti più recenti, che sono quelle che ti spiegherò ora, sono quelle più prestanti ed efficaci che ti consiglio di utilizzare qualora tu dovessi approssimare i dati di un file dall'inizio. La prima funzione di cui ti voglio parlare è arrotonda.eccesso.mat. Come puoi notare, la sua sintassi prevede 3 argomenti. Il primo argomento è il numero da approssimare ed è obbligatorio. Il secondo argomento, l'argomento peso, è facoltativo e se viene omesso, come nelle 2 funzioni precedenti, equivale a 1. Il terzo argomento, modalità, diventa importante quando si hanno le approssimazioni dei numeri negativi. Lo vedremo in seguito. Utilizzando solamente i primi 2 argomenti, questa funzione è identica alla funzione arrotonda.eccesso.precisa e sulla retta orientata approssima qualsiasi valore verso destra, sia con i numeri negativi che con i numeri positivi. Questo quando il terzo argomento, modalità, viene omesso ed equivale a più 1. Quando invece il terzo argomento, modalità, viene impostato a meno 1, si ha un'approssimazione per eccesso sui numeri positivi e per difetto, cioè verso sinistra, sui numeri negativi. Vediamo ora un esempio pratico con i numeri positivi. Un tassista di Roma ha annotato in una tabella alcune percorrenze effettuate durante la giornata, indicando per ogni tragitto la distanza reale in chilometri. In questo esercizio dobbiamo arrotondare per eccesso la distanza al mezzo chilometro più vicino, cioè questo 3,2 deve diventare 3,5. Inserisco la funzione arrotonda eccesso mat. Come puoi notare, a differenza delle 2 funzioni precedenti, possiamo selezionarla da un elenco. Come numero selezioniamo la cella C2 con il tasto freccia, digitiamo punto e virgola e approssimiamo al mezzo chilometro, cioè 0,5. Premendo invio otteniamo l'approssimazione per eccesso al multiplo richiesto. Riepilogando, con i numeri positivi, l'approssimazione al multiplo richiesto è per eccesso. In questo caso ho utilizzato come argomento peso, il secondo, il numero 6 e dunque 13,24 viene approssimato a 18. Con i numeri negativi, invece, abbiamo una doppia possibilità. Non utilizzando il terzo argomento, e dunque quando la modalità è uguale a più 1, poiché è stata omessa, il numero negativo viene approssimato per eccesso e dunque il meno 13,24 viene approssimato a meno 12, che è un multiplo di 6. Quando invece il terzo argomento è negativo e dunque imposto la modalità a meno 1, premendo invio ottengo un'approssimazione per difetto al multiplo richiesto e dunque si ha un'approssimazione verso sinistra. Ti mostro ora il funzionamento della funzione arrotonda.difetto.mat. Tutto quanto detto per la funzione arrotonda.eccesso.mat vale ancora, solo che in questo caso sulla retta orientata, quando il terzo argomento, modalità, viene omesso oppure impostato a più 1, si ha un'approssimazione al multiplo richiesto verso sinistra, sia per i positivi che per i negativi. Quando invece l'argomento modalità è impostato a meno 1, si ha un'approssimazione verso sinistra per i numeri positivi e verso destra per i numeri negativi, e cioè qualsiasi numero viene avvicinato allo 0. Veniamo all'esempio. In un'azienda che gestisce spedizioni, i prodotti vengono preparati su pallet contenenti ciascuno 12 pezzi e l'azienda può spedire solo pallet completi. Individua la quantità di pezzi da preparare per non superare la quantità richiesta. In questo caso, utilizzando la funzione arrotonda.difetto.mat, ho approssimato il valore contenuto in cella B2, 61, utilizzando come peso 12 e dunque ho ottenuto 60, che equivale a 12 per 5. In questo caso, dovendo approssimare 43, ho ottenuto per difetto 36, 12 per 3. Per quanto riguarda i numeri positivi, come già detto, si ha un'approssimazione per difetto al multiplo del peso richiesto, che in questo esempio è 6. Per i negativi, invece, quando il terzo argomento viene omesso, e dunque equivale a più 1, si ha un'approssimazione verso sinistra. Mentre quando il terzo argomento è negativo, e quindi posso impostarlo ad esempio a meno 1, si ha un'approssimazione per eccesso e dunque verso destra,
quindi il numero viene avvicinato allo 0. Per concludere, ti mostro uno schema riepilogativo. La funzione arrotonda per each approssima al numero dei decimali richiesti lontano dallo 0, sia per i positivi che per i negativi. La funzione arrotonda per diff arrotonda un numero alle posizioni decimali richieste avvicinando il numero allo 0, sia nei negativi che nei positivi. La funzione arrotonda eccesso precisa arrotonda al multiplo del peso richiesto verso destra e quindi i numeri negativi vengono avvicinati allo 0, mentre i numeri positivi vengono allontanati dallo 0 e cioè si spostano verso destra. La funzione arrotonda difetto precisa esegue l'operazione inversa e dunque sposta tutti i numeri verso sinistra. I numeri negativi si allontanano dallo 0, mentre i numeri positivi si spostano verso lo 0. La funzione arrotonda eccesso mat, quando il terzo argomento è positivo oppure viene omesso, è identica alla funzione arrotonda eccesso precisa e dunque sposta i negativi verso lo 0 e i positivi verso destra, lontano dallo 0. Mentre quando il terzo argomento è negativo, ad esempio -1, allontana qualsiasi numero dallo 0, i positivi verso destra e i negativi verso sinistra. E quando il suo secondo argomento, l'argomento peso, è uguale a +1 oppure omesso, è identica alla funzione arrotonda per each. In più, rispetto a quest'ultima, può approssimare i numeri allontanandoli dallo 0 al multiplo del peso richiesto, ciò che la funzione arrotonda per each non può fare. Infine, la funzione arrotonda difetto mat, quando il suo terzo argomento, modalità, è positivo oppure omesso, si comporta come la funzione arrotonda difetto precisa e arrotonda qualsiasi numero verso sinistra al multiplo del peso richiesto e dunque i numeri negativi si allontanano dallo 0, mentre i numeri positivi vengono approssimati verso lo 0. Infine, quando il terzo argomento è negativo, ad esempio -1, qualsiasi numero viene arrotondato per difetto al multiplo del peso richiesto e dunque si muove verso lo 0. I positivi vengono arrotondati verso sinistra ed i negativi verso destra, esattamente come la funzione arrotonda per diff, con la possibilità aggiuntiva di approssimare al multiplo del peso desiderato. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!